Oggi volevo parlare dei sottotitoli. In particolare volevo rispondere alla domanda se i sottotitoli sono utili per imparare l'italiano. Quindi da un punto di vista pratico, ti conviene attivare i sottotitoli oppure no? Per esempio, supponiamo che tu sia un poliglotta e che voglia imparare la lingua italiana. Oppure semplicemente supponiamo che tu stia imparando l'italiano come seconda lingua. Cioè l'italiano non è la tua prima lingua e stai imparando l'italiano come lingua straniera. E magari quando guardi dei contenuti in italiano ti chiedi se sia più utile guardarli con i sottotitoli attivati oppure senza sottotitoli. Per contenuti intendo film, serie televisive, video, eccetera, eccetera. Cioè c'è questo contenuto video, ci sono delle persone che parlano e puoi scegliere se attivare o non attivare i sottotitoli. La domanda è: i sottotitoli sono utili dal punto di vista dell'apprendimento? Cioè, guardando un video con i sottotitoli attivati, impari di più? Se vuoi migliorare il tuo livello di italiano, ti conviene guardare questi contenuti con o senza i sottotitoli? Per fare una domanda più specifica, i sottotitoli sono utili, inutili o dannosi? Chiaramente qui mi riferisco esclusivamente al discorso dell'apprendimento delle lingue straniere, in questo caso l'italiano. Cioè, in altre parole, queste considerazioni non valgono per i madrelingua italiani. Spero che queste considerazioni ti possano aiutare a migliorare il tuo italiano. A molti magari non interessa imparare bene l'italiano, quindi queste considerazioni non valgono per queste persone. Prima ho fatto l'esempio di un poliglotta perché di solito i poliglotti hanno, diciamo, la passione per le lingue straniere, ma magari può anche essere che tu voglia imparare l'italiano bene perché ti serve saperlo, perché devi andare a vivere in Italia, oppure perché vivi in Italia, oppure perché ti serve sapere bene l'italiano per lavoro. Spero che tu inizi ad usare i sottotitoli in italiano in modo ottimale. Spero che questa cosa ti aiuti a diventare fluente in italiano. Io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale, se questo è il tuo primo video. Se hai già visto altri video, bentornato oppure bentornata. Se hai visto altri video ma non te lo ricordi, ben dimenticato oppure ben dimenticata. Diciamo che la questione è abbastanza complessa, ma cercherò di essere conciso. I sottotitoli sono utili, ma c'è un problema. Se attivi i sottotitoli, quella che dovrebbe essere un'attività di ascolto fondamentalmente diventa un'attività di lettura. Quindi, per esempio, guardare un film o un episodio di una serie televisiva con i sottotitoli attivati è più simile alla lettura che all'ascolto. Potenzia maggiormente la capacità di lettura che la capacità di ascolto. Cioè, in altre parole, guardare un film, una serie televisiva o un video con i sottotitoli è un po' come leggere, o meglio, non è come leggere, però se fai questa cosa va a finire che, ok, tu guardi il film o la serie televisiva, però in realtà non ascolti perché leggi. Intendo quando parlano le persone, è chiaro che poi ascolti i suoni ambientali. Se c'è un dialogo, tu cosa fai? Istintivamente leggi i sottotitoli. Sì, lo so che in teoria tu ascolti e leggi i sottotitoli. Questo soprattutto perché in generale le persone che imparano l'italiano come lingua straniera hanno una buona capacità di lettura, ma una capacità di ascolto così così. In altre parole, per queste persone è più facile leggere e capire che ascoltare e capire.
Cioè, se do a queste persone un pezzo di carta con scritta una cosa, queste persone sicuramente la capiscono. Se invece alle stesse persone leggo io la stessa cosa, queste persone probabilmente capiscono di meno. Come dicevo, nella stragrande maggioranza dei casi va a finire che le persone sviluppano nella lingua straniera una capacità di lettura superiore alla capacità di ascolto. Adesso, giusto per fare un esempio, ipotizziamo che queste capacità possano essere valutate su una scala da 1 a 100. Ecco, diciamo che le persone che imparano l'italiano molto presto raggiungono, per esempio, 75 nella capacità di leggere e capire, e però magari nella capacità di ascoltare e capire hanno soltanto 30. Quindi nella maggior parte dei casi c'è uno squilibrio di questo tipo. Adesso non entro nel merito del perché si viene a creare questo squilibrio, però comunque è collegato al modo in cui le persone imparano le lingue straniere. Tendenzialmente si concentrano, soprattutto inizialmente, sulle capacità di lettura, le capacità collegate alla lettura e alla comprensione dei testi scritti, e quindi va a finire che sviluppano principalmente queste capacità. Visto che c'è questo squilibrio, cosa succede? Quando guardi qualcosa con i sottotitoli, il tuo cervello si concentra non sull'ascolto, ma sulla lettura. Perché? Perché è molto più efficiente. Quindi ecco, tu magari guardi questo film, questo episodio di una serie televisiva e ascolti, o meglio, pensi di ascoltare. Ed effettivamente ascolti, però come dicevo, il tuo cervello si concentra sulla componente più facile, cioè sulla lettura. Quindi la lettura va in primo piano, diciamo l'80% della tua attenzione in realtà va ai sottotitoli, a leggere i sottotitoli, e il rimanente, diciamo 20% della tua attenzione viene dedicato all'ascolto. Quindi l'ascolto diventa una componente secondaria. Ci tengo a sottolineare questa cosa, cioè se tu guardi un contenuto video, vedi le immagini, ascolti le voci delle persone che parlano e leggi i sottotitoli se hai attivato i sottotitoli. Cioè non è che non senti più niente, però il focus, diciamo, diventano automaticamente i sottotitoli. E il problema è che per imparare dall'ascolto, l'ascolto deve essere al centro dell'attenzione. Se tu attivi i sottotitoli, l'ascolto diventa una componente secondaria. Faccio un esempio concreto. Tu guardi, facciamo finta, un episodio di una serie televisiva in italiano, ok? Ci sono due persone che stanno parlando, c'è un dialogo. Una persona dice una cosa, dice una frase, compare il sottotitolo, tu cosa fai? Leggi il sottotitolo. Leggi il sottotitolo, hai già capito cosa significa la frase prima ancora che la persona abbia finito di pronunciarla. Perché? Per due motivi. Primo, perché la lettura è più rapida dell'ascolto. Questo vale anche nella lingua madre. Per esempio, se mi danno da leggere 10 frasi, io le leggo rapidamente. Se invece devo ascoltare una persona che legge queste 10 frasi, passa più tempo. Per esempio, le frasi le leggo in 10 secondi, se devo ascoltare una persona che legge queste frasi, servono, non lo so, 20 secondi, 30 secondi. Questo è anche abbastanza ovvio perché quando io leggo non è che pronuncio o scandisco ogni singola parola, ogni singola sillaba. Quindi in generale la lettura è più rapida. Si fa prima a leggere
che ad ascoltare una persona che legge le stesse cose. Questo in generale, poi in particolare, ed è la cosa che ci interessa maggiormente, le persone di solito hanno una capacità di lettura nella lingua straniera superiore alla capacità di ascolto. E quando dico superiore intendo molto superiore. Sicuramente anche tu, se leggi una cosa in italiano, probabilmente capisci tutto, ma se ascolti una persona che dice la stessa cosa, probabilmente capisci molto meno, che poi è il motivo per cui le persone usano i sottotitoli, perché comunque ascoltando senza sottotitoli capiscono molto meno. Quindi facendo un esempio concreto, tu magari vuoi vedere una serie televisiva in italiano per imparare l'italiano, per migliorare il tuo livello, metti la serie, inizi a guardarla e capisci poco. Cosa fai? Attivi i sottotitoli e inizi a capire tutto. Qual è il problema? Che così facendo aumenti lo squilibrio, cioè la tua capacità di comprensione scritta continua ad aumentare, mentre invece la tua capacità di comprensione orale rimane invariata. Quindi ecco, il punto che ci tengo a sottolineare è proprio questo. L'uso dei sottotitoli è una strategia abbastanza subdola, perché una persona non si rende conto di questa cosa. Cioè alla persona sembra di aver capito la frase perché l'ha sentita, però in realtà l'ha capita perché ha letto i sottotitoli e la frase pronunciata era solo un sottofondo. Quindi, prima di continuare, teniamo presente questa cosa, cioè se attivi i sottotitoli, trasformi l'attività di ascolto, quindi per esempio l'ora di ascolto quotidiano, la trasformi in un'ora di lettura quotidiana. Ok, non è proprio al 100% lettura, però diciamo è all'80% lettura, al 20% ascolto. Ok? Quindi per esempio se vuoi migliorare il tuo livello di italiano e hai deciso di concentrarti sull'ascolto e di dedicare un tot di ore alla settimana all'ascolto, guardare i video, i film con i sottotitoli attivi non è una strategia ottimale. Con questo non voglio dire che non impari niente, ma impari leggendo e non ascoltando. Se magari hai una tabella di marcia e stai studiando l'italiano in modo metodico e hai deciso che vuoi dedicare, non lo so, 5 ore alla settimana alla lettura, 5 all'ascolto e 5 alla conversazione, e per le ore di ascolto hai scelto una serie televisiva in italiano, ecco, queste ore in cui guardi la serie in italiano, in realtà se hai attivato i sottotitoli le dovresti conteggiare più verosimilmente tra le ore di lettura. Vi faccio un esempio personale, diciamo. Per esempio, io di solito guardo le serie televisive in inglese, quindi nella lingua originale, per esempio le serie di Prime, le serie di Netflix. Vabbè, Netflix non ce l'ho più comunque. Quando avevo Netflix le guardavo in inglese, nella lingua originale. Tendenzialmente le guardavo senza sottotitoli, però mi è capitato di trovare dei personaggi che parlavano in modo abbastanza incomprensibile, dico incomprensibile per me, e quindi allora cosa facevo? Attivavo i sottotitoli. Però mentre facevo così mi rendevo conto che in realtà non stavo neanche più ascoltando, ma leggevo i sottotitoli. Cioè guardavo le immagini, leggevo i sottotitoli e per così dire le voci diventavano una specie di sottofondo. Quando un personaggio pronunciava una frase, io leggevo in un attimo quello che stava dicendo, quindi compare il sottotitolo, io lo leggo in un attimo, ma la persona sta ancora pronunciando quella frase. Mi viene in mente per esempio il personaggio di Butcher nella serie The Boys. Ecco, questo personaggio è interpretato da un attore, credo, australiano, però il personaggio dovrebbe essere di Londra, credo, britannico. Quindi l'accento è un po' particolare e per me era un po' difficile capire determinati passaggi, determinate parole, perché pronunciava le parole in modo particolare.
non capivo bene quello che diceva perché comunque era un accento per me insolito, perché di solito nelle serie televisive parlano con un accento americano. Poi anche lì ci sono degli accenti americani che per me come madrelingua italiano sono difficili da capire, ma magari, anzi sicuramente per i madrelingua inglesi e per gli americani sono perfettamente chiari. Quindi non voglio dire che il problema fosse il suo accento, il problema era la mia capacità di ascolto. Quindi da un punto di vista pratico, ti conviene attivare i sottotitoli oppure no? Dipende da quali sono i tuoi obiettivi. Il vantaggio dei sottotitoli è che sicuramente ti permettono di capire di più. Lo svantaggio è che incrementano lo squilibrio tra la capacità di lettura, comprensione scritta che continua a salire, e la capacità di ascolto e di comprensione orale, che in realtà trae poco beneficio dal guardare video con i sottotitoli. In generale io consiglierei alle persone che studiano l'italiano di provare a guardare i contenuti senza sottotitoli e poi eventualmente di riguardare gli stessi contenuti con i sottotitoli. Questo è un po' come ascoltare prima un testo e poi leggere lo stesso testo. Questa è una strategia ottimale perché queste due modalità ti permettono di imparare meglio. Cioè, se tu incontri delle nuove parole ascoltando e poi incontri le stesse parole leggendo, le memorizzi meglio. Il problema qual è? È che inizialmente i contenuti in italiano potrebbero sembrarti troppo difficili, cioè tu guardi un episodio di una serie e ti rendi conto che non hai capito granché, vedi le persone che parlano e non capisci quello che dicono. Però anche se questa cosa ti sembra inutile, ti posso assicurare che non lo è, perché comunque anche se guardi e capisci poco, il tuo cervello deduce a livello, diciamo, implicito determinate cose sulla lingua italiana. Cioè tu non te ne rendi conto, ma nella tua memoria iniziano a formarsi delle associazioni, in particolare delle associazioni uditive, quindi non tanto collegate al vedere, al leggere una parola, ma al sentire una parola in una determinata frase. Quindi ok, cerchiamo di essere un attimo più concreti. Il mio consiglio è di guardare queste serie senza sottotitoli. Non importa se capisci poco. Questo consiglio vale chiaramente per le persone che vogliono veramente imparare l'italiano oppure migliorare il proprio livello. Io dico imparare la lingua italiana, ma mi riferisco anche alle persone che in realtà vogliono migliorare il proprio livello. Magari sono a livello italiano B1 e vogliono passare al livello B2, quindi magari vogliono passare dal livello intermedio al livello intermedio avanzato. Quindi ok, se uno vuole guardare una serie come passatempo, ok, può attivare i sottotitoli senza problema. Se invece uno vuole trarre, diciamo, il massimo beneficio dal punto di vista dell'apprendimento, consiglio a questa persona di non attivare i sottotitoli la prima volta che guarda il contenuto e contemporaneamente le consiglio di riguardare il contenuto attivando i sottotitoli. A molti magari non interessa imparare bene l'italiano, quindi queste considerazioni non valgono per queste persone. Prima ho fatto l'esempio di un poliglotta perché di solito i poliglotti hanno, diciamo, la passione per le lingue straniere, ma magari può anche essere che tu voglia imparare l'italiano bene perché ti serve saperlo, perché devi andare a vivere in Italia, oppure perché vivi in Italia, oppure perché ti serve sapere bene l'italiano per lavoro. Quindi ok, concludiamo un attimo queste considerazioni. Qual è il messaggio da portare a casa? Qual è la risposta alla domanda: i sottotitoli sono utili, inutili o dannosi? I sottotitoli sono utili per l'apprendimento delle lingue.
sono problematici perché comunque trasformano l'attività di ascolto in un'attività di lettura. Molti non se ne rendono conto di questa cosa e guardano sempre e comunque con i sottotitoli. Questo può diventare un problema perché magari la persona crede di migliorare la propria capacità di ascolto, ma in realtà finché continuerà ad attivare i sottotitoli, in realtà continuerà a migliorare quasi esclusivamente la capacità di comprensione scritta. Cioè, faccio un esempio concreto, magari c'è una persona che studia l'italiano e ammette di avere difficoltà a capire l'italiano parlato. Questa persona potrebbe dire, per esempio, no, ma io in realtà quando leggo capisco tutto. Il problema è che quando ascolto capisco molto meno. Questo è uno scenario veramente molto comune. Io direi che la maggior parte delle persone che studiano l'italiano in realtà rientrano in questa categoria, cioè se leggono capiscono tutto, se ascoltano capiscono molto meno. E magari questa persona dice, però non capisco come posso fare per risolvere questo problema. In realtà faccio 2 ore al giorno di ascolto, però comunque faccio ancora fatica a capire l'italiano parlato. Questa persona magari spiega, dice che lei guarda 2 ore di serie italiane al giorno. Qual è il problema? È che questa persona molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, guarda queste serie con i sottotitoli in italiano e non si rende conto della trappola, del problema. In realtà la soluzione è semplicissima, questa persona semplicemente non dovrebbe attivare i sottotitoli, cioè dovrebbe iniziare a guardare i contenuti in italiano senza sottotitoli. All'inizio farà fatica, all'inizio capirà ben poco, ma se persevera, entro breve tempo svilupperà la capacità di ascolto. Ci sarebbero altre cose da dire sui sottotitoli e sull'apprendimento dell'italiano, però io il video lo chiuderei qua, altrimenti diventa enorme. O meglio, già così ho idea che quando andrò a montare questo video verrà fuori un video gigantesco. Nei commenti qua sotto fammi sapere qual è la tua esperienza con i sottotitoli, cioè li usi o non li usi? Oppure magari prima li usavi e adesso non li usi, o viceversa, prima non li usavi e adesso li usi. Come ti trovi con i sottotitoli? E soprattutto, secondo te, i sottotitoli sono utili, inutili o dannosi? Non dico a livello, diciamo, teorico, ma proprio qual è stata la tua esperienza. Comunque mi farebbe piacere sapere come la pensi. Spero che queste considerazioni ti possano aiutare a migliorare il tuo italiano. Spero che tu inizi ad usare i sottotitoli in italiano in modo ottimale e spero che questa cosa ti aiuti a diventare fluente in italiano. Che la fluenza sia con te.